Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, o solo per i più esperti anche Luna e Venere nel segno dei pesci per quanto riguarda le questioni riguardanti i sentimenti e le emozioni, quando facciamo quella parte lì. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2025. Andiamo a vedere in una prima parte quali sono tutti i temi che andrei ad affrontare in questo mese. Lo facciamo tenendo conto dei transiti principali che ci sono in questo mese, che vi ho già descritto nel cielo di dicembre 2025, ok? Poi andiamo a vedere la parte dell'amore, dei sentimenti, cosa accadrà, e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita con le carte del drago immaginale, affinché tu possa indirizzare la tua energia, la tua volontà verso la realizzazione di tutti i tuoi obiettivi. Il rituale da inserire nella pratica dei 21 giorni che state già facendo, la profetica pratica Galeotta fu, che trovate qua sotto l'info box in descrizione. E poi a gennaio partiranno le masterclass, ci sarà il sito dove potersi prenotare a numero chiuso, però ve lo dirò nel corso del tempo, ok? Dove andiamo proprio a realizzare tutto, o sì o sì. Vabbè, ma lo vedrete. Allora, detto questo, ragazze mie e ragazzi, prepariamoci. Prendo i tarocchi. Allora, facciamo una lettura un po' diversa da come la facciamo di solito, però più incisiva, ok? Più breve e incisiva. Allora, chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere realizzazione, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, come prima carta mettiamo il tema del mese, cioè che cos'è che la tua anima vuole realizzare sul piano concreto in questo mese. Quali sono gli spiriti che ti aiutano a farlo? Presenze visibili e invisibili. Qual è la trasformazione interiore che avviene? Nodi karmici che si sciolgono, predisposizione interiore. Vediamo qual è la trasformazione. Vediamo il dono che ricevi in questo mese, che si esplicherà in tutte le circostanze della tua vita, lavoro, relazioni. Andiamo a vedere qual è il dono. Poi andiamo a vedere qual è la postura energetica, cioè il consiglio sciamanico, come ti devi comportare energeticamente per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. E poi per ultimo mettiamo qual è l'esito del mese. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade a dicembre? Allora, partiamo dal tema centrale del mese, quello che la tua anima vuole realizzare in questo mese. Bellissimo, abbiamo la stella, bellissimo. Vuole che tu abbia una fede incrollabile, prima di tutto, e vuole che la materia si plasmi con l'atto della tua fede. È un ritorno alla luce per te, dicembre, Cioè dicembre ti inviterà proprio a riconnetterti, sentirai questa forza potentissima, a riconnetterti con la tua vocazione profonda, con quella promessa luminosa che porti dentro da sempre. Dopo, la stella viene dopo l'arcano numero 16, che è la torre, no? Dopo la distruzione, dopo lo scavo interiore, dopo il dolore, la stella è la benedizione, cioè cura la tua energia. È come se rivestisse le ferite di un senso, ogni ferita ha avuto un senso e ti indica una strada che allo stesso tempo è pratica, la strada pratica e sacra.
è il mese della fede, della, passami il termine, lo sai che non mi piace, della speranza, del sentirti finalmente bene. E già partiamo una bomba, Ok. I sogni ritornano, la visione, ok? Vediamo gli spiriti che ti accompagnano. Stupendo, stupendo, wow! Sai quanto mi piace il 9 di denari, no? Come il 9 di coppia, ma tutti i 9, pure quello di spade, che grazie a quello di spade siamo dove siamo oggi. Allora, gli spiriti che ti accompagnano hanno il 9 di denari. Il 9 di denari mi parla di integrità, di mi basto sola, mi basto solo, e quindi avrai delle situazioni che ti faranno sentire piena, pieno. Cioè, sono forse tra le più belle carte iniziali di tutte le stesse che ho fatto fino adesso. Guarda, gli spiriti, sia visibili e invisibili, arrivano proprio, ti danno sostegno, ti danno risorse. E ci sono degli spiriti, sia invisibili che visibili sotto forma di persone o di eventi, che ti danno i mezzi e la sicurezza per agire da sola o da solo, per rialzarti con dignità. Potrebbe manifestarsi per esempio come una fonte di entrata economica, più stabile, oppure avrai un riconoscimento professionale, o anche una persona guida che ti mette in condizione di camminare con le tue gambe. Siccome abbiamo Saturno e Nettuno nel tuo segno, in pesci, che ti scolpiscono da dentro, ecco, questo spirito ti insegna a essere al contempo saggia e sognante, cioè la ricchezza interiore che si traduce in una stabilità esterna. Realizzi qualcosa di importante a dicembre, ok? Vediamo un po' la trasformazione interiore, i nodi karmici che si sciolgono. Guarda, non avevo dubbi che uscisse la temperanza o una carta di guarigione emotiva, anche psicofisica, perché altrimenti questi spiriti così non escono. Cioè, la temperanza come trasformazione interiore mi dice che riunisci ciò che sembrava opposto. Cioè, dove prima sentivi conflitto tra il devo fare questa cosa, ma ho voglia o desiderio di farne un'altra, la paura e la fiducia, ora impari a mescolare le parti con misura, cioè la temperanza scioglie i nodi karmici legati all'eccesso o legati alla fuga. Cioè impari a dosare, impari a integrare istinto e responsabilità, corpo e spirito. E siccome abbiamo Plutone in Acquario che sta lavorando dentro a tutti, sotto traccia, quindi la trasformazione è profondissima. Questo non è un equilibrio superficiale, Cioè qua questa è proprio una nuova coordinata anima-corpo, anima-corpo-mente, che ti rende molto efficace e meno dispersa o meno disperso. A ci picchia che mese, bellissimo. Vediamo il dono che si riversa nella vita, no? Nelle questioni pratiche, lavorative, economiche, eccetera. Madonna mia, il Papa, ragazze e ragazzi, cioè, avete vissuto l'inferno e ne state uscendo perfettamente, magistralmente sciamani qua. Cioè, il Papa come dono, questa è autorità spirituale e pratica. Tu sarai un'autorità spirituale e pratica. Sei una sapienza che si diffonde in ogni ambito, lavoro, relazioni, economia. Cioè ti arriverà la capacità di sfruttare i tuoi valori in forme concrete. Quello in cui credi lo sfrutti in modo concreto. Accordi che farai, pratiche, insegnamenti, anche piccoli rituali. Questo potere porta fiducia, cioè io vedo che gli altri ti cercano, gli altri ti ascoltano, forse ti offriranno anche dei ruoli che richiedono serietà e guida, perché qua abbiamo 9 denari, Questo è proprio la benedizione di poterti sedere al centro, non per comando, ma per servizio. Cioè, e questo si traduce in delle opportunità reali che avrai negli ambiti della tua vita e dei riconoscimenti pratici. E guarda quanti arcani maggiori nella tua stesa, è proprio l'inizio del nuovo. Vediamo come devi comportarti, cioè la postura energetica, il consiglio sciamanico, no? Ho appena detto, guarda quanti arcani maggiori, è uscito pure il mondo. Come devi comportarti? Il mondo, siamo alla chiusura dell'anno, del 2025, come se tutto l'avessi già
adempiuto, trasfigurato e magistralmente integrato. Vivere come se avessi già completato il ciclo. Fai le cose con la consapevolezza dell'unità. Fai rituali semplici, prenditi cura del tuo corpo, fai attenzione ai dettagli, celebrazione anche dei piccoli traguardi, cioè agisci come chi ha imparato la lezione. Porta integrazione nei gesti quotidiani. Chiudi i cerchi con eleganza e permetti alle porte giuste di aprirsi. Perché? Perché il mondo ti chiede presenza totale. Qua non è più tempo di mezze misure. Cioè, come dire, incorona i tuoi giorni con delle pratiche che onorano il passo compiuto. Se stai facendo con me la pratica dei 21 giorni, è quello il senso, va bene? È quello il senso. Onora ogni istante come un rito. Ok. Il frutto che ne deriva qual è? L'esito. Ah, ci picchia, qua abbiamo il 5 di coppe, questa è l'ultima provetta, L'ultima provetta. È molto tenero questo finale, cioè può emergere qualche rimpianto che va onorato o qualche perdita. Questo è ciò che serve per liberare spazio, cioè laddove tu ti senti un po' triste, un po' isolata, un po'... Sai, i pesci sono tra le persone più sensibili in assoluto nello zodiaco, no? E quindi hanno proprio quella dolce malinconia, dolce tristezza che gli permette di essere grandi sciamani. Lo sciamano chi è? Colui che sente tutti i dolori del mondo e lo trasfigura, lo utilizza come potere spirituale, che è il potere di plasmare la materia. Oh. Ecco, allora, laddove sentirai questa tristezza emergere, alleati con essa perché è il coronamento del tuo ciclo. Con la stella che ti guida a fine mese, questo processo è catartico, cioè perdi qualcosa per poter ricevere qualcosa di più vero. Va bene? Fammi vedere un attimo sul 5 di coppe, esito finale del mese. Cos'è che si perde? Cos'è che si ritrova? Cos'è che si perde e cos'è che si riceve di più vero? Cos'è che si perde? Cos'è che si perde? Cos'è che si riceve di più vero? Cos'è che si perde? Quello che tu credi stabilità perfetta. O può essere anche il rimpianto per una stabilità che avevi in passato, o può essere la perdita di una famiglia che avevi, o può essere la perdita di un senso di stabilità che secondo la tua mente era quello che andava bene. Perdi questo, quindi la dolce tristezza, dolce malinconia è relativa a questo status qui. Cos'è che invece ricevi di più vero? Caspita, ragazze, cos'è che ricevi di più vero? La tua mente direbbe dovrebbero stare così. No, no. Ricevi la consapevolezza che solo sentendo tutta la penia e il dolore tu puoi auspicare a una nuova stabilità che dura in eterno. Ricevi la consapevolezza che facendo il viaggio ctonio con le emozioni sotterranee, dolce tristezza, dolce malinconia, tu verrai aiutata da uno dei più grandi degli dei, la dea Penia. E quindi quella dea Penia verrà in tuo soccorso, in tuo aiuto tutte le volte che la sentirai, dandoti una stabilità senza precedenti, che non è una stabilità che tu hai già vissuto, è una stabilità a tutto tondo. Riceverai aiuti dalla dea Penia, dalla dea della scarsità, perché è dal nulla che nasce il tutto. Accipicchia, accipicchia, vedi, e qua abbiamo il carro. Perdi tutto il vecchio, il senso di stabilità, eccetera, perché ti muoverai con l'alleanza con questa emozione qui che ti darà tutto. Guarda che carte abbiamo. Sì, è proprio un nuovo ruolo, ok?
Sì. Guarda, io quello che vedo è che qua mi hanno messo questi denari, no? Per quanto riguarda il lavoro, questo è un mese chiave. Ti spiego. Siccome abbiamo Saturno e Nettuno nel tuo segno, che stanno plasmando proprio la tua identità professionale, la stella, il 9 di denari e il papa, questa triade per il lavoro è superlativa, perché la stella indica che stai seguendo una chiamata professionale più alta, qualcosa che risuona profondamente con la tua vocazione. Quindi potresti iniziare un progetto che ti rappresenta davvero, un percorso creativo o spirituale o ambedue, o una collaborazione in cui la tua sensibilità diventa un valore imprescindibile. E quindi la stabilità che avevi prima non è conforme a quella che ti verrà data grazie al fatto che ti sei alleata con il dio della Penia, la dea della Penia. Queste carte mi dicono che non è più tempo di compromessi, perché adesso sei tu che scegli la tua direzione e la scegli con grazia, non la scegli con ansia. Il 9 di denari qua ti porta molta più stabilità economica, le entrate migliorano, un riconoscimento, forse un pagamento che aspettavi, oppure l'arrivo di una nuova risorsa che ti fa respirare meglio. Può essere anche un progetto tuo, tutto tuo, che finalmente ti sostiene, oppure una chiamata di lavoro dove sei apprezzata o apprezzato per la tua competenza. E qua Saturno ti insegna il valore di un passo alla volta, ma ti premia, ok? E poi il sigillo del Papa, ne vogliamo parlare, cioè dicembre ti dà credibilità, autorevolezza, solidità. E questo porta a un avanzamento, un ruolo più stabile, la fiducia di qualcuno che vuole lavorare con te. Oppure l'inizio di una tua attività strutturata, cioè questo è un dono spirituale che diventa concretezza nei fatti. È come se una porta seria si aprisse in questo ambito. Non è una porta frivola, non è superficiale, ma una porta vera. E poi il mondo come postura energetica ti dice non accontentarti più di lavori piccoli. Mira a ruoli che ti rispecchiano totalmente. Quindi, come devi comportarti nei fatti? Chiudi progetti che non risuonano e abbi fede in quello che arriva. Abbi fede in quello che arriva. Concludi dei cicli aperti. Poi ti dico una cosa, accetta gli incarichi grandi se senti che sono il tuo sentiero, senza avere paura. Perché questo è il mese in cui tu ti allinei con il tuo destino professionale. Va bene, guarda quanti denari. E poi abbiamo lo spazio emotivo, cioè nelle relazioni, qua la stella parla di relazioni più luminose. Cioè, in amore e in amicizia, io qua vedo persone genuine, persone pure che ti parlano con il linguaggio dell'anima. E ti dice questa stesa che non accetterai più relazioni confuse, relazioni manipolative, relazioni sbilanciate. Perché? Perché ti allinei a connessioni spirituali pulite che ti fanno bene. Ma soprattutto, dulcis in fundo, quello che vedo più che emerge forte, 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 già mi stava venendo all'inizio, ma ho preferito dirtelo adesso. Tu non sei più nella dipendenza emotiva, sei centrata, sei autonoma, autonomo, libera di scegliere. E questo porta sia a relazioni migliori, oppure anche il coraggio di chiudere dei rapporti che non ti nutrono più. Cioè è un mese in cui smetti di aspettare e inizi a decidere. Hai tua alleata o hai tua alleata anche la guarigione, ti riconcili con una parte di te che era rimasta indietro e questo si riflette nelle relazioni, cioè c'è meno reattività, più presenza, più maturità. E poi il Papa mi parla di un incontro significativo che potrebbe esserci con una persona seria, con una persona matura, con una persona affidabile. Qua vedo che qualcuno porta stabilità, che non gioca a questa persona, che vuole costruire. Per esempio, l'amore lo vediamo dopo comunque. Se sei in coppia, però già ti dico che se sei in coppia puoi fare un passo più profondo, più istituzionale, più impegnato. Se sei single, questa è una porta importante. E cosa ci dice il mondo continuando qui? Che le relazioni che hanno fatto il loro tempo si chiudono con eleganza, mi dice. Sia amicizia che amore. Quelle invece che devono crescere, crescono. Cioè l'energia qua vedo che è di selezione sacra, ok? Alla fine qua c'è un piccolo, una sensazione di tristezza, dolce malinconia che mi devi superare. Anche la fine di un'attesa può essere questo, eh.
di una vecchia stabilità. Cioè, la fine di un'attesa, a volte ci crogioliamo sull'attesa. La fine di un'attesa determina il taglio karmico. Anche la consapevolezza che una persona o delle persone non possono più darti ciò che speravi. E dietro questo dolore c'è un'apertura emotiva meravigliosa. La persona giusta a livello sentimentale arriva dopo questa pulizia. La stella che apre il mese ti assicura che quello che perdi è esattamente ciò che non ti serviva più. Ciò che resta e ciò che arriva è più vero, più calmo, più amorevole, ok? Sì. Quello che hai perso nella vita pratica o nel lavoro è ciò che non ti serviva più e farai questa sorta di chiusura a fine anno. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Eccoli. Lo spirito dell'amore. Non cercare il vero amore, perché ti troverà se rimani fedele a te stesso. Il mondo ama già la tua essenza, quindi non cambiarla per nessuno. Non c'è bisogno di spiegazioni questa carta, no? E poi delle carte che sono uscite che cosa mi dice? Che tu sai nella tua vera essenza, qua hai cercato l'amore fuori, no? Cercando anche di adeguarti all'altro, perdendo la tua essenza, e quindi magari l'altro ti ha lasciato per farti vedere quanto dovevi lavorare su quell'aspetto, l'altro si è allontanato, l'altro ha creato problemi, perché? Perché tu non riconoscevi la tua essenza, qua non sei più con la dipendenza emotiva. Rimani fedele a te stessa o a te stesso, mettiamone un'altra. Rimani fedele, non ci posso credere. Nel qual caso non aveste capito, rimanete fedeli a voi stessi, anche se questo può fare male. Ciò significa che essere se stessi può fare male, perché? Perché puoi confrontarti con delle circostanze esterne che ti dicono sei cambiato, non sei lo stesso, sei bla bla bla. Se quell'essere lo stesso era un'identità illusoria, una maschera, ben venga. Rimani fedele. Il bisogno di convalida da parte degli altri è un'illusione. Non sei responsabile di come gli altri ti percepiscono, ma è tua responsabilità rimanere fedele a te stesso. Rimani fedele a te stessa, a te stesso. Fatti il viaggio sotterraneo e lasciati potenziare dalle emozioni. Ok. Vediamo cosa ti dicono le carte degli archetipi. Mujer fatal, sarai una donna fatale o un uomo fatale, accipicchia, e beh, con tutto sto popporopò di potenza, caspita. Risalterai la tua energia erotica del femminile, aprirai il tuo cuore quando tua dipendenza è ricessata. Qua mi dice che tu ti togli la dipendenza emotiva e sarai talmente magnetica o magnetico da incantare il mondo. E soprattutto è un monito per te, per dirti che smettendo di avere dipendenze emotive nei confronti di qualcuno, tu diventerai un magnete, sarai un magnete. Acci picchia. Io non aggiungo altro su questa lettura, andiamo a vedere che succede nell'amore con lo spirito dell'amore, donna fatale. Andiamo un po' a vedere che cosa succede. Allora, ci teniamo qua ben vicini questi oracoli potentissimi. Vediamo cosa accade nell'amore per te a dicembre 2025. Pesci. Sarai una donna fatale, a cipicchia, o un uomo fatale. Vediamo cosa accade nell'amore per te. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi, il segno del pesce in amore. Paggio i denari, e qua ci sono proposte. A cipicchia. Qua c'è il Papa. L'appeso, questo sei tu. Qua c'è una persona serissima che si vuole impegnare, guarda.
E questo sei tu, pesci, no? L'appeso e la papessa corrispondono al tuo archetipo. Sei tu che stai ferma un attimo, ti prendi del tempo, perché c'è una persona che si vuole impegnare con te. Cioè, sono talmente chiare queste carte. Vedo proposte e soprattutto una persona di un certo spessore, non è una persona frivola, non è una persona superficiale, è una persona di un certo spessore qua. Impegni seri. Però tu stai là un attimo a cercare di cambiare prospettiva su quello che vuoi veramente, eh, ti fermi, cioè aspetta un attimo, fammi vedere, vediamo ancora l'energia di questa persona che ti viene incontro e soprattutto vuoi sincerarti che questa persona sia la persona di spessore che vuoi tu, va bene? Qual è l'energia di questa persona che ti viene incontro? Te l'avevo già detto con l'altra stesa, si parlano le carte, stupendo. L'energia di questa persona, 10 denari. Casa, famiglia, stabilità. L'eremita è una persona che non fa le cose di fretta, una persona molto saggia, che sta apportando una trasformazione. Allora, questa è una persona che potrebbe aver avuto una famiglia o una relazione ufficiale, una persona che sta attraversando una morte, c'è una trasformazione radicale, un cambio radicale rispetto alla sua vita precedente. Questa cosa può essere con te o può essere stata nella sua vita, va bene? Questa è una persona molto saggia che si appresta a tagliare ogni cosa che non serve. Sta vivendo una trasformazione profondissima dove la luce interiore la guida, quindi una persona molto saggia, molto profonda, non fa passi azzardati e si appresta a volere un cambio nella vita radicale. Caspita. Qua c'è la forza, sta cercando tutte le forze in sé per fare questo cambio della sua vita. Una persona di grande spessore questa, eh? Vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te. Cosa succede alla fine nell'amore per te? Re di denari mi confermano questa serietà. Di nuovo. Ci picchia, Madonna. La giustizia. Mamma mia, 4 di bastoni. Mamma mia, il diavolo. Uff, che ti devo dire qua? Allora, in questo mese per te c'è chiaramente una figura stabile, concreta, affidabile. Questo non è un amante di passaggio, eh? No, no. Qua parliamo di qualcuno che vuole costruire, che porta sicurezza, che fa sul serio. Questa è una persona che sa che cosa vuole, che ha già fatto i suoi conti con la vita, che non gioca con la vita degli altri, che non gioca con i sentimenti. Cioè la sua energia è proprio da adulto, ti dice ti voglio nella mia vita in modo reale. Quindi per alcune di voi può essere che qualcuno che ha già una stabilità economica e vuole offrirla nella relazione si offra. Cioè per altri è semplicemente una presenza emotiva che sa tenerti quando il mare si muove. Ok? E poi abbiamo questa meravigliosa giustizia che mi parla di un karma che si chiude in amore, un karma che si chiude. Lo vedevo già nella stessa precedente però, eh. Cioè qua una situazione si equilibra, un nodo si scioglie. Se c'erano per esempio dei rapporti confusi, dei rapporti irrisolti, dei triangoli, degli ex, delle ferite dell'anima, tutto trova un suo ordine qua. La giustizia mette a posto tutto ciò che da tempo era sbilanciato. Questa qua è l'energia del finalmente ricevo ciò che merito in amore, finalmente incontro qualcuno che mi corrisponde per giustizia, finalmente c'è chiarezza. E ti dico anche che questa è una carta di ufficializzazione, di firme, di decisioni prese sul serio, convivenza, matrimonio. E questa è la festa del matrimonio, cioè guardate, chi legge tarocchi lo sa, cioè guardate che carte. Questa è unione, festa, casa, convivenza, nozze, celebrazione, è la carta del noi, dell'inizio di un percorso condiviso. È come se la relazione non fosse solo passione, ma stabilità, supporto reciproco, riconoscimento. Cioè qua ci sono accordi chiari, felicità condivisa, un progetto insieme.
Cioè, allora, ricapitolando, questo è il mese dell'amore per te, vedi amore, rimani fedele, donna fatale o uomo fatale. Io credo che tu, prima di dire di sì, guarirai una certa cosa. Io credo che abbia a che fare con quel 5 di coppie che abbiamo visto prima. Guarirai una certa cosa, perché è tempo di rivedere una certa idea che hai sull'amore. Questo non è un no da parte tua, almeno all'inizio del mese. È un mettersi in ascolto profondo, perché l'appeso ti dice non correre, guarda meglio. Questa volta l'amore vuole essere fatto bene, ok? E qua questa persona è forte, sta vivendo una grande trasformazione, potrebbe aver chiuso, ripeto, una storia da poco, una relazione importante, un ciclo karmico, è una persona affidabile, cioè che si sta preparando a un nuovo inizio sincero e pulito, questo mi stanno dicendo. E qua la relazione si stabilizza, scelta reciproca, possibilità di convivenza, ufficializzazione, amore maturo, concreto, affidabile, cioè questa è un'unione benedetta dalla giustizia, sta al centro, eccola. Guarda quanti arcani maggiori qua pure di nuovo. Cioè, come se dicembre chiudesse una porta su tutto ciò che non era sicuro, su tutto ciò che era instabile o ambiguo e aprisse un portale di un amore adulto, strutturato, concreto. Cioè, la parola chiave per te è stabilità affettiva. E da quanto la stavi cercando? Lo so che mi hai risposto da tempo. Vediamo che cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ah, poi abbiamo il diavolo, cioè della serie. O sì o sì, o sì o sì, a tutti i costi. Cosa ti dice questa persona? Io non mi abbasso a mercanteggiare di Dostoevsky. O tutto o niente. Vuole tutto. Tutto. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Cioè proprio prende posizione, Sei bella da togliere il fiato, O sei bello da togliere il fiato, e dimmi qua se non è donna fatale. Dimmelo, dimmelo. Sei bella da togliere il fiato, bellissimo. Cos'altro? Sono uno stupido. E questa può essere un qualcosa che ti dice questa persona che magari vi conoscete già. Sono uno stupido rispetto a cosa? Non lo so, per ognuno di voi è diversa. Per ognuno di voi può essere diversa, magari dice qualcosa, ho fatto qualcosa, però qua arriva, come diceva mia nonna, con i sacri crismi. Ok? Vediamo, sono uno stupido rispetto a cosa? Qual è la verità? Ah, perché può esserci stata un'assenza, capito? Quindi la momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza dello spirito. Può esserci stato, potrebbe esserci una certa assenza in un certo momento e quindi sono uno stupido, magari era relativo, perché ho chiesto a cosa è relativo, sono uno stupido a questo, una certa assenza. Ok, cos'altro? Non ci credo, guarda, te l'ho appena detto, ti sposerò perché te, carta canta, cioè, come se non ce l'avessero già detto, ci picchia, per chi si vuole sposare ovviamente, non è proprio il mio caso, però, però ti sposerò perché, il senso della, ti ho detto qua firme, accordi, è una bellissima stesa, veramente bellissima, cioè sono felicissima quando l'amore trionfa in tutti gli ambiti, anche in quello romantico, Vediamo cos'altro dicono questi oracoli. Un bivio, vedi qua c'è la scelta, la decisione. Qui ed ora. Perché? Qua sei tu che hai dei dubbi o ci possono essere dei dubbi iniziali, Sono carte di dubbi che questo mese di dicembre qui ed ora ti chiede di risolvere cambiando prospettiva sull'amore.
Vedi, caos e contrasto, non avevo dubbi. Secondo le regole. Guarda, sono carte che mi parlano di un freno. Perché l'energia è quella che ti ho letto. Gli oracoli mi stanno dicendo quello che hai letto alle ragazze tue, ai ragazzi tuoi, è già in essere, ma ognuno di voi che siete i pesci qua, con l'appeso qui, sarà il vostro tempo interno che definirà quando succederanno le cose che vi ho detto. Può essere all'inizio di dicembre, può essere a metà dicembre, può essere a fine dicembre, perché comunque poi esce a fine dicembre la cosa, va bene? Delle regole divine ti dicono. Poi queste due carte, no? Secondo le regole che va verso il caos e contrasto, quando arriva questa bomba, segui le regole del caos e del contrasto. Cioè, quali sono le emozioni che ti provoca questa cosa qua? Vacci giù, va bene? Ok. Vediamo a questo punto che cosa ti dice la carta del drago immaginale, che ti dà anche il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Comunque posso dirti una cosa, tra tutti i segni zodiacali che ho letto, che ho fatto già, il tuo è quello dove avrai le maggiori soddisfazioni, perché vieni da un periodo molto difficile, va bene? Cioè molto ctonio, sotterraneo. Cos'altro? Vediamo cosa dicono le carte del drago immaginale. Il drago, accipicchia, sei un drago. Adesso ti leggo subito la carta del drago, così inserisci anche il rituale nei 21 giorni. 40. Il drago. Allora, io sono il veicolo. Ti trasporto con la forza delle mie ali, che sono le ali della perfetta creatività, e coltivo il gioco del puro piacere, che non ha oggetto esterno. Custodisco la purezza originaria di ogni cosa e sono animato dal fuoco del piacere immoto, il piacere che non fugge mai via perché non dipende da nessun oggetto esterno. Il drago è il simbolo di purezza e purificazione. È tempo per te di lasciare andare vecchi sensi di colpa, è il momento di perdonarti per davvero. Questo è quello che devi fare in questo mese. E adesso ti do il rituale della buona riuscita. Trova il tuo albero miglior amico. Se conosci un giardino o un parco, se c'è un percorso nella foresta che frequenti abitualmente e sul quale cammini periodicamente, ti consiglio di divenire miglior amico di qualche albero. Tutti gli alberi sono tuoi amici, ma uno di essi può essere il tuo miglior amico. È davvero bellissimo poter chiedere all'albero amico come sta, cosa ha sognato o che consigli ha da darti. Se hai scelto proprio quell'albero come miglior amico, non è stato un caso. Le forme, i colori, gli odori di quell'albero sono connessi alle tue memorie. E qua dice, ok, recenti teorie sostengono che le nostre memorie sarebbero registrate esternamente al nostro corpo, in un campo di energia chiamato campo morfico. Questo è un concetto presente anche nel pensiero indù da numerosi secoli. Nello yoga l'etere, chiamato Akasha in sanscrito, il quinto elemento, sarebbe quello sul quale si fissano le memorie. Periodicamente, ma specialmente quando ti senti oppresso, frustrato, triste o ansioso, vai dal tuo albero miglior amico. Chiedi il permesso di avere un suo piccolo ramo o delle foglie, meglio se prendi foglie o rametti già caduti. Portali a casa e quando ti senti pronto, in un locale spazioso con le finestre aperte, brucia le foglie o il rametto passandolo con un movimento a spirale intorno al tuo corpo. Fatelo dalla testa da sopra, io l'ho fatto, lo faccio dalla testa. E chiedi allo spirito del drago questo, che è lo spirito del fuoco, non lo spirito del drago. Spirito del drago, aiutami a purificarmi da ciò che mi limita, oppure aiutami a purificarmi da ciò che mi incupisce, affinché io possa risplendere. Va bene? Semplicissimo, facilissimo, immediato. Quindi, ragazze mie e ragazzi, è un mese stupendo. Cavalchiamo l'onda di questa magistrale adempimento e andiamo dritti come un drago. Quindi, detto questo, ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!